Benvenuti su Segreti Turchi, il canale che vi porta dietro le quinte delle storie più appassionanti e sorprendenti dello spettacolo turco. Prima di addentrarci in questo racconto che sembra uscito da un copione ma pulsa di vita vera, ricordate di iscrivervi, lasciare un like e sostenerci cliccando su abbonati per accedere a contenuti esclusivi pensati solo per voi. Pochissime serie sono riuscite a catturare il pubblico come Kancı Çekleri. Il merito non è soltanto della trama avvincente, ma soprattutto dell'alchimia fuori dal comune tra i due protagonisti, Elçin Sangu, nei panni della coraggiosa Dilan, e Bara Arduç, nel ruolo dell'intenso e tormentato Baran. Puntata dopo puntata, milioni di spettatori hanno assistito al fiorire di una storia d'amore che sembrava oltrepassare lo schermo, insinuandosi nei cuori con la delicatezza di una promessa e la forza di un destino inevitabile. Sin dal debutto, attorno alla serie hanno cominciato a circolare sussurri insistenti. Si parlava di un sentimento nascosto tra i due attori, di sguardi rubati durante le interviste, di complicità palpabile nei momenti di pausa e di indizi che tenevano accese le speranze dei fan. C'era chi sosteneva di averli visti trattenere una risata complice mentre la telecamera cambiava inquadratura, chi giurava di aver colto un cenno d'intesa durante una conferenza stampa. Chi ancora ricordava come i loro corpi sembrassero muoversi all'unisono in una coreografia invisibile. Lo si percepiva nei dettagli, una mano che sfiora una spalla senza motivo, una frase spezzata nel punto esatto in cui l'altro sorride, un silenzio che diceva più di 1000 parole. La vera svolta è arrivata solo poche settimane fa, quando sono trapelate online alcune fotografie di una cerimonia di fidanzamento privata. Gli scatti, diffusi in pochi minuti su blog e pagine di fan, mostravano Elçin e Bar sotto un arco illuminato da luci morbide, circondati esclusivamente dai familiari e dagli amici più stretti, con i volti accesi da una felicità che non cercava ostentazione. Elçin indossava un abito color avorio, semplice e raffinato, con un piccolo bouquet di rose in una nuance rosa pallido che sembrava catturare la luce del tramonto. Bar, in un completo blu scuro dal taglio impeccabile, le infilava l'anello tra applausi trattenuti e sorrisi commossi. In altre fotografie si scorgevano gli abbracci affettuosi con i genitori, risate spontanee nate da battute sussurrate, e una torta decorata con le iniziali della coppia, un dettaglio intimo che ha scaldato i cuori. Per chi li scippava fin dagli esordi, è stata la conferma di un sogno condiviso. Dilan e Baran avevano trovato il loro lieto fine anche nella vita reale, trasformando una suggestione in una promessa concreta. Eppure, dietro quelle immagini curate e luminose, c'era una storia di discrezione coltivata con pazienza. Fonti vicine alla produzione raccontano che Elçin e Bar si frequentavano da oltre un anno, ma avevano scelto di proteggere il loro legame da qualsiasi rumore superfluo. Arrivavano sul set separati, evitando quei gesti che avrebbero alimentato congetture, preferivano la quiete di una cena cucinata in casa, la semplicità di una passeggiata nei ritagli di tempo tra una scena e l'altra, le letture a due delle pagine di copione, con appunti presi a matita e margini pieni di sottolineature. Il fidanzamento, raccontano, è avvenuto in una casa di famiglia sul lato asiatico di Istanbul. C'erano fiori bianchi ad addolcire l'aria, candele dal profumo discreto e la musica lieve di un violino, scelta non per stupire, ma per raccogliere in un unico respiro la presenza di chi contava davvero. Niente passerelle, niente hotel di lusso. Una decisione consapevole, un modo per lasciare che fossero le emozioni, non l'apparenza, a occupare la scena. In un breve discorso, Bar ha ringraziato Elçin per essere stata la sua forza nei momenti più ardui delle riprese. Una forza silenziosa che gli ha insegnato a non perdere la misura delle cose. Le sue parole hanno commosso tutti, e persino chi non ama piangere in pubblico si è trovato a cercare un fazzoletto. Quando le foto hanno iniziato a correre sui telefoni, è successo l'inevitabile. In poche ore, i loro nomi sono diventati sinonimo di tenerezza e attesa, e le parole chiave legate alla coppia hanno conquistato tendenze oltre confine, raggiungendo comunità di fan in Medio Oriente, in Spagna e in America Latina. Video montati con le scene più romantiche di Kancı Çekleri, affiancati alle immagini del fidanzamento, hanno raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni. Accanto agli auguri sono apparsi anche messaggi di prudenza, inviti a rispettare la loro scelta di restare nelle piccole cose e a concedere allo stupore il silenzio di cui ha
bisogno per diventare ricordo. Eppure, nonostante il passo importante nella vita privata, entrambi sono rimasti attenti ai progetti che li attendono. Si sussurra che Barr sia in trattative per una nuova serie storica, un ruolo denso di responsabilità che metterebbe alla prova la sua capacità di reggere l'epica e il dettaglio umano, nello stesso sguardo. Elchin, dal canto suo, ha manifestato un interesse crescente per collaborazioni internazionali, attratta da storie che le permettano di esplorare sfumature inedite del suo talento. Per ora, non sembrano inclini a lavorare di nuovo insieme, temendo che la loro storia d'amore venga trasformata in un prodotto, con etichette e slogan a coprire ciò che invece va tenuto al riparo. È una scelta che racconta un modo di stare al mondo, senza clamori, con la convinzione che l'arte resti più limpida quando protegge i suoi segreti. C'è chi giura che il legame tra Elchin e Barr si sia fortificato proprio grazie alle difficoltà di Kancich e Clary, con giornate lunghe, cambi di copione all'ultimo minuto, scene notturne che chiedevano pazienza e concentrazione. In quei frangenti, dicono, bastava uno sguardo per ritrovare l'equilibrio. Qualcuno della troupe ricorda ancora le pause in cui loro due, seduti su casse di legno appoggiati a un muro illuminato da una lampada di servizio, rileggevano le battute di Dylan e Baran, ripetendo le parole finché non vibravano di verità. A volte lasciavano scivolare il testo, e parlavano di altro, dei quartieri di Istanbul e di come cambiano le strade al tramonto, dei libri che ognuno stava portando nello zaino, della paura di non essere compresi fino in fondo. Una confidenza alla volta, hanno costruito un piccolo rifugio. Non sono mancati i sospetti di chi, abituato ai retroscena dell'industria, ha interpretato il tempismo come una mossa di immagine. Ma basta guardare la delicatezza della cerimonia per capire che qui non c'era bisogno di un palco, e che il pubblico, questa volta, era composto da volti noti da una vita. Un padre che aggiusta il fiore all'occhiello, una madre che trattiene una lacrima e poi la lascia scendere, un amico che scherza piano per sciogliere la tensione. Perfino il violinista, dicono, a un certo punto ha abbassato lo sguardo per non rubare uno sguardo destinato a restare privato. C'è una misura nelle cose, e quella sera tutti hanno capito di doverla rispettare. Il giorno dopo la fuga delle foto, una nota breve e garbata è arrivata per smorzare il clamore. Elchin e Barr ringraziavano per l'affetto, chiedendo però che la loro felicità venisse lasciata crescere lontano dal frastuono. Nessuna intervista in programma, nessun annuncio spettacolare all'orizzonte. Se c'era una parola che ricorreva tra le righe, era gratitudine. E forse anche un po' di incredulità, quel tipo di stupore che ti fa ripetere dentro di te le stesse scene, come si fa con un film quando non si vuole perdere nulla. Nel frattempo, i fan hanno cominciato a inviare regali, lettere, disegni, fotografie stampate con la cura di chi scrive un diario. La coppia ha ringraziato in privato, preferendo che eventuali doni simbolici si trasformassero in gesti a favore di cause che stanno loro a cuore, segno ulteriore di una scelta di sobrietà che a molti è sembrata una boccata d'aria in un mondo spesso rumoroso. Anche i colleghi più stretti, dicono, hanno fatto quadrato, proteggere, non esporre. Ed è forse per questo che quell'arco di luci apparso per pochi minuti su uno schermo è diventato per molti un simbolo più forte di tanti brindisi esibiti. Gli analisti di settore sono concordi, questo fidanzamento rafforza il legame emotivo degli spettatori con Kancich e Clary. La storia di Dylan e Baran, già capace di trattenere il respiro, sembra ora arricchita da un eco che arriva da fuori campo. Non è solo la curiosità a muovere il pubblico, ma la sensazione, difficile da definire, che la verità si sia seduta accanto alla finzione, senza calpestarla. La vicenda di Elchin Sangue Barr Arduk ricorda che a volte la realtà sa superare la fantasia, e lo fa con una gentilezza che non ha bisogno di titoli in grassetto. Si mormora che le nozze non siano imminenti, non perché manchi la volontà, ma perché vogliono rispettare i tempi delle rispettive carriere e dare spazio ai progetti già in corso. Si parla di un evento piccolo, di una celebrazione vicino al mare, magari sulla costa Egea, con pochi invitati e una musica che si avverta appena. Un'altra scelta di misura, se mai verrà confermata. Nel frattempo, continuano a proteggere i loro giorni, sapendo che il vero lusso, oggi, sta nel tenere stretto ciò che conta.
Molti ricordano ancora le prime interviste, domande innocenti, risposte attente. Elchin che sdrammatizza con ironia, Barr che sorride come chi è abituato ad osare le parole. I due hanno sempre preferito che a parlare fosse la loro interpretazione, e forse è per questo che l'effetto delle foto è stato così grande. È come se il pubblico avesse finalmente avuto accesso a una scena in cui la regia era il sentimento, e il copione, per una volta, non dettava nulla. Nel percorso di avvicinamento a quel momento, ci sono stati anche intoppi, giornate in cui si sono visti meno, settimane in cui le voci sono diventate più insistenti. Qualcuno ha provato a ingrandire dettagli irrilevanti, come una giacca indossata 2 volte, un messaggio su un social interpretato al contrario, un bracciale che appariva e spariva. Eppure, la narrazione più solida è stata quella della pazienza. Nessuna smentita plateale, nessuna conferma studiata a tavolino. Solo il tempo, e un arco di luci che, quando è comparso, ha messo a tacere tutto. Che cosa resta allora? Resta l'immagine di 2 persone che hanno deciso di farsi spazio nelle reciproche vite senza cercare riflettori. Resta l'eco lunga di Kancic e Clary, una serie capace di accendere un sentimento corale e di mostrarci Dylan e Baran come specchio di una verità che va oltre le scene. Resta anche la consapevolezza che, in un ambiente spesso dominato da scandali e separazioni, si possa ancora raccontare l'amore con discrezione, senza rinunciare alla sua forza. Ed è forse questa la lezione più sorprendente, che l'intimità, quando è difesa con gentilezza, diventa più luminosa di qualsiasi vetrina. E voi, cosa ne pensate? Vi aspettavate questa rivelazione, o vi ha colti di sorpresa come è accaduto a tanti? Credete che il loro rapporto abbia reso ancora più speciale Kancic e Clary, con Dylan e Baran che sembrano vivere su 2 piani, quello dello schermo e quello del cuore? Raccontateci nei commenti la vostra opinione, e diteci quali altre stelle vorreste vedere nei prossimi video. Questo è Segreti Turchi. Non dimenticate di iscrivervi, mettere like e sostenere il nostro lavoro cliccando su abbonati. Alla prossima, quando torneremo a svelare altre storie dal cuore dello spettacolo turco, dove la realtà e la finzione continuano a danzare fianco a fianco, come 2 promesse tenute nel tempo.